Ora che hai visto la manutenzione in campo, ti faccio vedere come mantenere in buono stato la tua motosega dopo le sessioni di potatura. Innanzitutto andiamo a rimuovere il coperchio superiore che blocca la spranga. È molto importante che tutta questa zona della motosega sia sempre pulita, quindi se fossero rimasti dei residui della potatura ti consiglio di rimuoverli tutti quanti. Fai molta attenzione a rimuovere la catena perché avendo i denti molto taglienti potresti ferirti, quindi esegui questa operazione con molta calma. Separa la catena dalla spranga. A questo punto è molto importante andare a pulire la nostra catena prima di eseguire qualsiasi altra operazione. Ti farò vedere con una catena sporca come eseguire un'adeguata pulizia. Qui abbiamo una catena che è stata usata per diverse ore e non è mai stata pulita. Andremo quindi a farlo noi con il pulitore per lame e catene della Stoker. Spruzzo il prodotto direttamente sulla catena e lo lascio agire per circa 5 minuti. Passati 5 minuti puoi ripulire la catena con uno straccio umido o un pezzo di carta. Qualora fosse necessario potrai rieseguire questa operazione fino a quando non sarai soddisfatto del livello di pulizia della catena. Ora che la catena è pulita andiamo a rimontarla e a controllarne la tensione e la filatura. Assicurati di aver pulito bene anche la spranga in tutte le sue parti, soprattutto il canale di passaggio della catena. Per montare correttamente la catena, segui i simboli indicati sulla spranga. Ora che la catena è in posizione, richiudi il coperchio senza tirare eccessivamente le viti. Abbiamo bisogno che la spranga sia comunque un po' mobile per poter fare il tensionamento della catena. Prima di mostrarti come mettere in tensione correttamente la catena, ti faccio vedere come affilarla. Solleviamo la protezione della catena e prendiamo una lima tonda da 3 mm di diametro e posizionala sulla parte frontale del dente. È importante seguire la direzione naturale che ha il dente della motosega. A questo punto falla scorrere per affilare. Questa operazione va eseguita su tutti i denti della motosega da un lato e dall'altro. Stai molto attento quando riposizioni i denti a non tagliarti. Una volta affilati tutti i denti da un lato della motosega, puoi girarla ed eseguire la stessa operazione per gli altri denti. Ti farò vedere adesso come mettere in tensione la catena in maniera corretta per poter eseguire un taglio pulito. Il coperchio che chiude la spranga deve essere leggermente allentato, in modo che la spranga possa muoversi leggermente. A questo punto, per capire se la catena è tensionata in maniera corretta,
Scelgo un dente più o meno al centro della spranga e lo tiro verso di me. Come puoi vedere, in questo caso tutti i denti escono dalla spranga. Questo vuol dire che la spranga è troppo molla. Scelgo un dente più o meno al centro della lunghezza della catena e lo tiro verso di me. Come puoi vedere, in questo caso tutti i denti interni della catena escono dalla spranga. Questo vuol dire che la catena è troppo molla e dobbiamo andare a regolarla. Per questa operazione ti consiglio di porre la motosega verticalmente rispetto al tavolo. Afferra la spranga e attirala leggermente indietro, come se simulassi la pressione che arriva dal legno quando tagli. Controlla nuovamente la tensione della catena e come vedi questa è molto lasca, quindi inizia a tirarla stringendo la vite di tensionamento posta nella parte alta con il cacciavite. Controlla continuamente a che punto è il tensionamento della catena e procedi fino a che, tirando i denti, solo quello che stai tirando esce dalla spranga. Ecco qui. Riappoggio la motosega per farti vedere meglio. Se adesso vado a tirare il dente, puoi notare che quello che ho afferrato esce dalla spranga, mentre gli altri sono appoggiati o appena al limite della spranga. In questo modo la catena è tensionata correttamente. Ora posso andare a richiudere ben salde le viti del coperchio e sono pronto per potare. Ora che hai visto come pulire e tendere correttamente la catena, andiamo a vedere nel dettaglio come eseguire la manutenzione all'interno della motosega.